Non c'è nessuno. Ok, c'è qualcuno. Spero che ci sia qualcuno. Buonasera ragazze, mandatemi un messaggino, un commento, giusto per sapere se ci siete. Nessuno parla, vedo qualcuno, ma non vedo i commenti. Ok. Allora, niente, stasera ho acceso la camera perché stavo facendo questa spilla al video embroidery e visto che ieri vi ho mostrato nel video di ieri di Perlinolanda vi avevo mostrato la canottiglia, volevo mostrarvi questo lavoro in corso in cui ho utilizzato ovviamente la canottiglia. Nessuno commenta, spero si veda bene. Datemi una notizia. Va bene, io nel frattempo vi do... Ah, eccola qua. Ciao Rossana, ciao tesoro, buonasera. Spilla scaramantica. Buonasera Rossana. Va bene, io non so. Ciao, ciao Valentina, buonasera. Allora, niente. Volevo semplicemente condividere un po' di tempo con voi e quindi ho acceso la camera per mostrarvi quello che sto facendo. Come vedete, qui ho utilizzato la canottiglia che praticamente ho preso ieri da Perlinolandia. Chi non avesse visto l'unboxing caricata ieri, ciao Terry, buonasera! E questa è praticamente la canottiglia che ho utilizzato. Cosa ho fatto? Ora vi spiego così, poi ci facciamo un tutorial dall'inizio. Questo è giusto un work in progress, diciamo. Allora, mi sono fatta un disegnino di un piccolo corno, portafortuna, un peperoncino rosso, come lo vogliamo chiamare, insomma, perché di Napoli sa benissimo di cosa sto parlando. Valdò, mi fa piacere che tu stia facendo questo video, mi mancano i video chiacchiericci perché... Esatto. Ciao Ale, buonasera! Sì, facciamo due chiacchiere, non ho avvisato nessuno, spero che non bussino al citofono, che non torni mio marito e ci facciamo un po' di chiacchiere così, creative, di condivisione. Allora, ho fatto un disegnino semplicemente e poi ho utilizzato la Beading Foundation, va bene, questo è il retro, ed ho ritagliato perfettamente la forma sulla Beading Foundation del mio peperoncino corniciello scaramandico. Immagino che voi stiate ridendo, vabbè, dettagli. Dopodiché, cosa ho fatto? Ho ritagliato, come avete visto, la canottiglia si utilizza divaricandola un pochino. Se non l'avete vista, andate a vedere il video di ieri, adesso è inutile. Poi vi farò un video promesso dall'inizio, tutorial, in cui vi spiego tutto. Questo è un lavoro in corso, mi è venuto così di accendere la camera e sono partita. Cosa ho fatto? Con la canottiglia, dove compri la Beading Foundation? Allora, la Beading Foundation in questo caso l'ho acquistata da Sabrina Milardi da Perlinolandia, aveva il Lazy Stiff Stuff. Questo è un pezzetto di Beading Foundation che avevano, ma in genere ce l'hanno un po' tutti i negozi, tra virgolette, creativi, oppure poi c'è chi utilizza il feltro. Io preferisco la Beading Foundation, però anche il feltro, quello un po' più sostenuto, può andare bene. Quindi ho tagliato un pezzo di questo fantastico filo, ok, che si chiama French Wire, ed ho praticamente cominciato ad adagiarlo lungo il contorno. Ovviamente era vuoto questo elemento e semplicemente con l'ago entravo dall'esterno, rientravo poi verso il basso e quindi ho praticamente individuato tutte le piccole scanalature che ci sono in questo French wire. Ovviamente si vede, ecco qui la distanza tra i vari punti. Non è che bisogna fare punti ravvicinatissimi, però insomma ogni mezzo millimetro si deve fare per fissarla bene a tutto il contorno e renderlo stabile. Dopodiché, troppo carino, che pazienza che hai. Sì, la pazienza è il mio forte. Mi vedi sfocata? Ah, aspetta, ora provo a pulire un attimino la camera. Scusate il rumore, non so se la camera ho
semplicemente se la mia connessione. Provo, aspettate che vi oscuro un attimo. Vediamo, ecco, come mi vedete? Non so chi sia, rifiuto. Sperando che non richiamino. Come mi vedi, Terry? Come va? Io l'avevo già pulita prima, però... ok, quindi questo è quello... dove ero rimasta? Ok, quindi ho cucito tutto quanto il contorno ed ho chiuso qui e qui, ma perché avevo sbagliato a tagliare. Ma se riuscite potete fare tranquillamente tutto il profilo. Questo ovviamente è una spilla molto facile. Dopodiché, semplicemente ho riempito gli spazi. Ho colorato la base nella parte dove dovevo cucire, ho colorato di verde sopra e di rosso nella parte sottostante, dopodiché ho cominciato a cucire. Quindi cosa dovete fare quando desiderate fare una spilla di questo tipo? Mettetevi davanti tutte le perline possibili e immaginabili. Non lo so le ragazze come mi vedono, non ne ho idea. Se qualcuno mi risponde, saprei dirvi, insomma. Io vedo molto bene, però ovviamente io ho la camera davanti e non lo so. Ecco, pausa. Come l'ho detto, vedo bene, benissimo. Ok, meno male. Allora, probabilmente Terry è la tua connessione. Quindi dicevo, mettetevi davanti tutte le perline. Vi consiglio di utilizzare più dimensioni possibili perché ovviamente dovete riempire tutti gli spazi ed essendo comunque una forma un po' arrotondata, in alcuni punti ci vorranno le 15,0. Vedete, ho fatto una riga. Si vede bene, ok. Ho fatto una riga di 11. Dopodiché ho fatto una riga di 11,0 di un colore diverso, ho utilizzato questi due, questo e questo. Sono tutte Miyuki, ma per il bead embroidery, Miyuki, insomma, non c'è, secondo me si può veramente spaziare tantissimo con il bead embroidery, non è necessario, insomma, Miyuki, non devono incastrarsi perfettamente, quindi utilizzate ciò che avete. Poi ho fatto, vedete? Un giro, ci ho fatto una parte con la catena strass, si vede qui, quindi 11,0, catena strass, 11,0, qui ho messo dei cipollotti 2x3, 11,0 e poi qui degli altri cipollotti e poi ho incastrato qua e là dove c'erano degli spazi vuoti, dove si vedeva la parte sottostante, ho messo le 15,0. Eccole qua, vedete, ci sono ancora sul mio tavolo, questo non c'entra nulla, è una navette. Quindi qui ho fatto la parte rossa, dopodiché ho fatto questa parte quindi con il verde. Qui ho utilizzato una bustina di quelle mix prese anni fa che ogni tanto tornano veramente utili. Non saprei dirvi dov'è perché questo una parte... Ah, vi mostro quella in colori rosa, eccola qua. Hobby perline, avevo questi mix e ho utilizzato il mix che avevo verde. Dopodiché, fatto tutto questo, riempito tutta questa parte, come si procede? Ho ritagliato da un cartoncino, bella idea, grazie. Ho ritagliato da un cartoncino di quelli abbastanza rigidi la stessa, una formina del mio, ovviamente perché stiamo preparando una spilla, ho disegnato col pastello il contorno e poi l'ho tagliato leggermente più piccino perché ovviamente quando voi dovete fare il retro della spilla dopo dovete fare la finitura qui col brick stitch o con un'altra finitura lineare o addirittura con la stessa canottiglia e quindi qui dovete passare con l'ago e necessariamente non dovete andare a mettere il cartoncino e la colla altrimenti l'ago crea problemi. Quindi da questo punto in poi procediamo un pochino insieme e se avete domande fate, io vi leggo e lavoro. Quindi vado con la mia colla bisemila o Asulit e vado a metterla abbastanza
corposa, non tantissima, ma neanche pochissima, insomma, deve esserci in modo tale da irrigidire poi tutto il nostro elemento. Non andate, mi raccomando, sul bordo perché altrimenti fate poi più fatica dopo ad entrare col lago. Io adesso sto facendo tutto così al volo, speriamo bene. Dopodiché vado a centrare il mio elemento di cartoncino, in questo modo, spero si veda, ed aspetto qualche secondino. Ok? Quindi cosa procurarvi? Beading Foundation perline miste, colla, canottiglia, cartoncino e tanta pazienza. Poi ovviamente vi servirà anche la base per la spilla che io avevo preparato, eccola qui. C'ho il telefonino davanti, quindi non so dove guardare. Quindi una base per la spilla che ovviamente, e vado io di ovviamente, ne avrò detti già 100, che poi andrà posizionata in questo modo. Ok? Ok, quindi aspettiamo 2 secondini che la colla faccia presa. Ciao, ciao Manu, buonasera. Guarda che sto facendo. Un peperoncino cornicello scaramantico. Dovreste farlo tutte, poi se volete vi metto il disegnino, fatevi uno screen e fatevi il cornicello. Arrivi tardi. No, Manu, in realtà non arrivi tardi perché è un work in progress, quindi ho cominciato, ho spiegato un po' quello che ho fatto, ma non l'ho fatta tutta da principio. Ho spiegato quello che ho fatto e i materiali che ho utilizzato. Adesso facciamo il seguito. Bello, serve a tutti il corniciello. Decisamente ho peperoncino, serve sia la fortuna che un po' di pepe nella vita, quindi va a interpretazione, fate un pochino insomma come desiderate. Adesso ovviamente ci servirà sempre la stessa sagomina, mentre questo asciuga e allontaniamo un po' di perline, ok? Facciamo un po' di spazio, voi lo sapete sono sempre un po' caotica io nelle mie cose. Dobbiamo andare a fare ovviamente il nostro retro, quindi metto qui e vado a prendere un bel colore. Ora qui nasce il dubbio. Di che colore lo vogliamo fare? Ma soprattutto di che materiale? Allora, andiamo a vedere di rosso cosa ho. Allora, ho un pochino di ecopelle che potrebbe starci. A me serve anche sott'olio. Vabbè, ragazze, io in campagna ce n'è in abbondanza di peperoncini. Anzi, un suggerimento estemporaneo: se volete riattivare un po' il metabolismo, fatevi una bella tisana, tè verde, premuta di limone e peperoncino la mattina, un bel mezzo litrozzo e si riattiva il metabolismo. Dovrebbe riattivare il metabolismo, non lo so. Quindi questa ovviamente potrei già utilizzarla. Oppure potremmo utilizzare insieme, scegliere un altro tipo, vediamo se trovo un po' di Ultra Sweet rosso, che mi piace molto per le spille un po' più delicato, ma mi sa che non ho la quantità, cioè non ce l'ho rosso. Non è un colore che utilizzo molto. Vediamo. Sto pescando tra tutti i materiali che ho a disposizione. Ci siete? Meglio? L'assa perdi, meglio il tè. Va bene, non vi fidate delle mie tisane. Allora, niente da fare, non sono riuscita a trovare una base in Ultra Sweet rossa. Io sto cercando perché o la dovrei fare rossa oppure verde, non so, vediamo. Allora, ho anche quest'altro tipo, quest'altro colore che è leggermente più scuro, ma forse questo mi piace di più. Questo è più un rosso fucsiato,
Forse questo è meglio. Sì. Allora, benissimo. Ecco, ho perso questo. Andiamo a disegnare la nostra, ovviamente, base. Dobbiamo invertirla oppure mettere in questo modo e disegnarla. Perché ovviamente, ho detto altri 100 ovviamente, ci serve questa parte. Quindi andiamo a disegnare. Ovviamente io adesso naturalmente ho il telefonino davanti, quindi ho un po' di difficoltà. Spero di essere abbastanza precisa. Spero. Sarebbe anche il caso che allontano il tappetino. Quindi andate, tanto poi lo spessore della penna vi darà, tra virgolette, vedete che comunque la penna ha un certo spessore, quindi tagliate proprio lungo il bordo, il tratteggio della penna. Poi cos'altro dobbiamo fare? Molto importante, comincio a ritagliare grossolanamente questo pezzo. Ci siete? Sì, siete tutte attente, spero. Ok, quindi ho ritagliato grossolanamente, dopodiché devo andare a prendere la mia base per spilla e decido dove ovviamente andare ad applicarla. Io la metto leggermente spostata più su perché non voglio che la spilla cada in avanti una volta indossata, quindi la metto in questa posizione ed anche in questo caso faccio dei segnetti. Spero che si veda quello che sto facendo. Ok, per individuare dove andare a tagliare. Vedete? Ok. Poi taglio, prendo delle forbicine e vado a tagliare. Eseguo 2 taglietti. E vado a prendere la mia base. Nel frattempo questa sta asciugando e vado ad infilarmi con i miei elementi all'interno della pelle. Allora, questa ecopelle non mi piace, quindi vado e taglio da quest'altro pezzo. Rifacciamo da capo. Tagliando la vedevo un po', come dire, strana e sinceramente poi se uno si impegna tanto per fare un bel bijou, di certo non vuole che, quindi controllate sempre. Quindi rifacciamo nuovamente questo passaggio, scusate il bello della diretta, vedi, non uso il rosso per tanto tempo, poi lo vai a prendere e capita con le copelle che possa, come dire, perdere di consistenza. Lo sentivo tramolliccio, mi piace più il secondo colore, però era bello, lo so, però qualitativamente sentivo tra le mani una sensazione come di sbriciolino, quindi lo sbriciolino non ci piace, non ci piace, ok? Bene, allora, ritorniamo, rifacciamo da capo. Vi ho fatto perdere un po' di tempo, però vabbè. Questo così saprete che questi sono gli inconvenienti di chi crea handmade, che anche ciò che si acquista purtroppo dopo un po' di anni, specie su certi prodotti, può capitare. Anche se uno fa attenzione e compra prodotti di buona qualità, però capita. Quindi rieseguo i taglietti.
e questo direi che ci sta, regge, regge, regge. Dopodiché prendo e rifacciamo quello che abbiamo fatto prima. Rientro attraverso i due taglietti, ok, e uno e due. In questo modo. Aspettate, che lo adagio per benino. Scusatemi, se mi allontano dalla camera, ma non è semplicissimo col telefonino davanti fare tutte queste operazioncine. Ok. Almeno non con un video improvvisato, ecco. Fatto così, al volo. Oh, ok. Facciamo spuntare anche la solina. Ok. Oggi proprio il retro non vuole collaborare in nessun modo. Vado ad aprire un altro pochino questa parte. Sto aprendo leggermente questa parte perché mi crea un po' di problemi questo elemento. Perché questo ovviamente deve uscire tutta l'intera parte, compresa questa, altrimenti se resta sotto non potreste aprire in modo agevole la vostra spilla. Adesso andate a mettere, ovviamente qui andate, vado io a mettere, voi giustamente no, a mettere un po' di colla nella parte sottostante, qui. In questo punto vado a mettere un pochino di colla. Ci siete? Sì o no? Yes, a me piace di più questo. Ok, ci siete? Ragazzi, poi arriviamo a mezz'ora e vi lascio perché immagino che altrimenti praticamente ci vogliono le flebbo, anche perché queste cose sono abbastanza lunghette come procedimenti da fare così. Quindi ho messo la colla, così faccio fare presa un pochino, perché poi tutta questa parte ovviamente dobbiamo andare ad incollarla qui su. Quindi aspetto 2 secondi, voi se avete domande fate pure, io comincio un pochino a ritagliare. Vado veramente con calma, anzi chiudo la colla perché con le mani sporche di colla non vorrei sporcare la pelle, vorrei fare una live, tra virgolette, lascio un po' di lembo, poi dopo vado a rifilare. Per il momento faccio così mentre continuo a far presa. Poi dovete rifilare per bene, per bene, per bene una volta che siete andati a metterle sul retro della vostra spilla. Comunque, la canottiglia mi piace veramente molto. Ieri mi sono fatta un sacco di disegnini, ce li ho tutti qui. Ho fatto un sacco di disegnini perché, ecco qui, ho fatto dei disegnini per fare delle spille, papavero, elefantino, pesciolini, poi vabbè c'è la farfalla che avete visto ieri, quindi ho fatto un sacco di disegnini per poi farci ovviamente delle spille, sperando che nel frattempo non mi ispiri qualcos'altro, io cambi idea, perché lo sapete, io sono un pochino così, cambio idea molto spesso. Allora, il nostro cartoncino, direi, togliamo questo, il nostro cartoncino è bello saldo e quindi adesso vado a prendere la colla, nuovamente o Asulit o Bisemila, ma anche la Gutermann, sicuramente ci sono tante creative che acquistano. Ciao, ciao tesoro, ciao, ciao Laura.
Mi è beccato oggi, è stata una live improvvisata. Io ho provato un sacco di volte ad usare una calottiglia, ma la mia si deforma, è perché la tua è la canottiglia morbida, Ale, e quella sottile. Invece questa, se vai a vedere il video di ieri, è rigida, cioè viene proprio utilizzata per questi scopi. Quindi è rigida, non rigidissima, nel senso che è malleabile, la si può sfruttare a proprio piacimento e creare le forme che si vuole. Come vedete, io utilizzo anche il- il tappino, il chiodino per stendere in modo uniforme la colla. Preferirei non strasbordasse. Ok, chiudo. Ed ora io sono sempre così a 2 centimetri dal telefonino, spero di non fare disastri. Spero di non fare disastri. Grazie. Ciao Laura. Dove l'hai presa? Allora, questa rigida che ho utilizzato in questo caso e anche nelle spille che ho mostrato ieri, l'ho presa da Perlinolandia. Quindi lì da Perlinolandia ce l'hanno sicuro, sicuro, sicuro. Altri siti non lo so, probabilmente li avranno anche su altri siti, probabile. Però io l'ho comprata mesi fa da lei, che io poi dico da lei perché è Sabrina Milardi, la titolare del negozio di Perlinolandia, e quindi mi sono trovata bene, l'avevo presa in color rame e l'ho riacquistata. Quindi vado con molta delicatezza e vado. Vedete che il margine è bello esterno, quindi vado a comprimere, ecco, pulite le mani, pulisco le mani e nel frattempo che la colla fa presa vi mostro le altre cose che ho realizzato. Scusate, io mi allontano, poi ritorno. Eccomi. Le altre cose che ho finito, che sono queste, dove ho utilizzato la stessa tipologia di canottiglia, però nel colore marrone. Quindi, come vedete, gli usi sono molteplici. Qui ovviamente ho già fatto il retro, che probabilmente verrà meglio di quello che sto facendo, perché con la camera davanti non è molto agevole. Poi chiacchierando, figuriamoci. Quindi così, schiacciate bene. Dopodiché io oggi ho messo le copelle negli orecchini che ti ho fatto vedere. Ah, bravissima! Terry praticamente si sta cimentando nel soutache e oggi mi ha mostrato ovviamente in privato perché tra di noi creative, anche lei c'ha un canale YouTube, Fantasia di Terry appunto, e quindi tra noi creative ci scambiamo ogni tanto i nostri work in progress, come insomma. Grazie Vale, grazie. Quindi aspettate che asciughi, dopodiché dovete andare di precisione. Quindi controllate, ok, controllate bene sempre questa parte. Dopodiché, mentre la colla fa presa, io vado a prendere delle forbicine. Per l'Inolandia ce l'ha di tantissimi colori, almeno 5-6 colori di canottiglia sicuro. Ora vado a vedere dove sono le forbicine, perché ovviamente io decido di fare le live su due piedi e quindi non le avevo preparate. Ok, vediamo se ho beccato quelle giuste, penso di sì. Ok, quindi dopodiché vado e taglio. Mi metto ovviamente perpendicolare, non tagliate troppo sotto perché altrimenti poi avrete difficoltà a fare il profilo al bead embroidery. No, scusate, al brick stitch. Troppo bella questa spilla, mi tenti. Questa è una tecnica che non ho mai fatto. Ma quello è il bello, è proprio questo, no? Di chi è creativo, è proprio il bello di poter sempre sperimentare cose nuove. Quindi io vado e taglio tenendo la forbicina dritta. Quindi né così, cioè né così e né così. Intanto che aspettiamo che asciuga la colla, mi date un consiglio siccome salvare chili di rocaille che perdono colore? Non saprei proprio che dirti. Guarda,
Io ho degli orecchini che si sono scoloriti e mi sono arrabbiata tantissimo, quindi sinceramente non saprei che tipo di suggerimento darti, perché secondo me una volta che si sono scolorite c'è ben poco da fare. Non lo so. O appena finiti degli orecchini, dai una spruzzata di finitura, però se utilizzi delle rocaille tipo satinate e ci passi su una finitura lucida, uno smalto che, cioè, alla fine il risultato secondo me non è proprio il massimo. Quindi l'unica soluzione, quella che adotto io perlomeno, di utilizzare delle rocaille buone e resistenti, specialmente lungo i bordi, che sono quelli che urtano ai capelli, al collo. Quelle centrali non sono soggette a tanta usura e a scolorimento, ma quelle del contorno sì, quindi di avere casomai di fare attenzione a questa cosa. E penso sia l'unico modo. Lo so che si rovinano con lo smalto, io non lo uso, però ci sono creative che lo fanno e forse quello, se hai degli orecchini tuoi personali, puoi provare. Io ho detto, l'unica accortezza che utilizzo è quella di utilizzare per le rocaille esterne, che sono quelle che toccano la pelle, di utilizzare quelle più resistenti. Purtroppo si scoloriscono, ma non solo le rocaille, cioè a me si sono scoloriti anche i cabochon doppio foro. Cioè, immaginate un orecchino, erano i miei personali, cabochon centrale, tipo Candy, cabochon doppio foro, quelli da 6-8 mm, erano un bel verde, ora sono diventati bianco al centro e verde il contorno. Sono i miei, però è brutta come cosa. Va bene, allora io ho tagliato più o meno, sì, eh, questo- questa parte, ok, vedete? E adesso le opzioni, ovviamente siamo più a di mezz'ora di live, quindi tra un po' vi lascio, vi saluto, ma era per spiegarvi un po' e farci un po' di compagnia. Adesso ci sono più opzioni. Fare la rifinitura con il brick stitch, fare la rifinitura come l'ho fatto io in questo caso, che è quella che utilizzi lana maniero, in cui le rocaille vengono messe di lungo e non di piatto, vedete, non si vedono sul laterale, invece quando si fa il brick stitch si vede il filo laterale. Ovviamente sul mio canale, per chi non mi conoscesse, siamo in poche, però c'è un tutorial su come faccio la finitura delle spille per il bead embroidery. Anche questa è quella di lana maniero. Se no, un altro utilizzo è proprio quello di usare la canottiglia. Come si fa? Allo stesso modo. Poi monterò un video, non in live, casomai in tempo più ridotto, e vi mostrerò come si fa. Ve lo spiego. Basterà che voi prendete la vostra canottiglia, ovviamente la dovete leggermente divaricare, vedete, in modo da consentire al filo di passare attraverso questa sorta di molla. Quindi andate ad adagiare e a cucire. Vedete, io adesso lo poggio solo e vedete che copre e quindi vi fa la stessa funzione praticamente della finitura con le rocaille. Qui fate con le rocaille e qui fate in modo molto più veloce con la canottiglia. Ovviamente siamo a 35 minuti, si sta per scaricare la batteria del telefono, quindi non posso mostrarvi, però si fa in questo modo. Io adesso non voglio farlo con la canottiglia perché oro su oro non mi piace, quindi probabilmente datemi dei suggerimenti. Voi come fareste? Come fareste questa finitura? Brick stitch, la finitura così lineare con le rocaille. Che colore la fareste? Oro? Rossa? Io nel frattempo vado a fare un'altra procedura, che è una procedura molto importante per il bead embroidery, che è quella, ritorno, che è quella di colorare questa parte rossa al brick stitch. No, perdere colore mentre lavoro. Addirittura
Sto rispondendo a Valentina. Bah, non so cosa dirti. Allora, fossi in te, le metterei da parte. Tristemente, però, se già mentre le stai lavorando, probabilmente forse tu hai le mani, non so se lo fai d'estate, d'inverno, forse sudi a me, tra le mani proprio non mi è mai capitato. Se urto col lago, qualcuna mi si è potuta ovviamente rovinare, però così come mi dici tu, mi sembra veramente eccessivo. Allora, cosa faccio io? Vado a colorare la Beading Foundation. Come ho colorato dentro, coloro anche l'esterno. Io utilizzo dei pastelli a punta morbida o quelli acquerellabili che colorano, vedete? In modo tale che una volta poi messe le rocaille, anche se si dovesse vedere un pochino dello strato sottostante, ma diciamo che veramente è una, tra virgolette, una cosa quasi quasi impossibile, insomma, impercettibile che si possa vedere tra le rocaille rosse il rosso. Quindi io vado e mi coloro tutto quanto il contorno. Ovviamente cerco di non colorare anche la canottiglia. Ecco perché vi dico interrompo, perché altrimenti già lo so che faccio, ho fatto tutto un lavorone e poi per fare la live e mostrarvi faccio un disastro. Va bene, diciamo che non avete visto la finitura, però avete compreso di come si fa il retro di una spilla e vi ho spiegato per sommi capi. Ora vi saluto e mi metto veramente al lavoro, la finisco così. Aurora, va bene, te la vedi, tanto la lascio qui sul canale, mi dispiace, poi deciderò quale disegnino fare per farvi vedere con la canottiglia ciò che si può fare. Diciamo che ho varie opzioni, vorrei farne una non troppo complicata, non so se fare l'elefantino, se fare semplicemente insomma, un ramo, un foliage così un po' tranquillo. Le idee sono tante, potrei mostrarvi anche il papavero, però sarebbe molto complicato perché poi il papavero bisogna andare molto di sfumatura per dare l'effetto del papavero. Quindi secondo me ho l'elefantino, ho questo fiore che diciamo che il fiore potete scegliere il bocciolo del colore che volete, qui vi serve un po' di verde per le foglie e ce l'abbiamo tutti, facciamo tutti una spilla. Il papavero siamo limitati perché lo dobbiamo fare rosso. L'elefantino possiamo anche qui giocare. Vabbè, niente ragazzi, siamo arrivati a 39 minuti, mamma mia, devo bere. Spero di avervi fatto compagnia. Io continuo con il mio pastello, ovviamente potete utilizzare anche l'acrilico, l'acrilico oppure i marker. Io utilizzo anche i marker, ne ho di tanti tipi, sono fortunata perché li ho in collaborazione, quindi diciamo che sopperisco almeno in questo con i prodotti che mi danno per le varie collaborazioni. Niente, io continuo, poi prometto che stasera vi metto una foto anche brevissima della finitura. E niente, vi abbraccio e come sempre auguro a tutte buona creatività. Ciao fanciulle, mi raccomando, state su, create, perché creare veramente ci fa star bene. Ciao! Dove si spegne non lo so mai. Non lo so mai.